Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Oggi volevo parlarvi di un elemento molto utilizzato nella coltivazione delle piante carnivore ed è lo sfagno. Questo muschio, lo vediamo poi insieme, mi avvicinerò con la telecamera. Questo muschio che molto spesso viene utilizzato per coltivare delle piante carnivore perché molte piante carnivore lo gradiscono proprio nel substrato, spezzettato, inserito all'interno del substrato, e altre piante carnivore invece lo gradiscono ad esempio sistemato al di sopra del terreno dove cresce la pianta per creare questo cuscino in cui la pianta poi, ad esempio come le drosere, con i semi, questo sfagno darà proprio l'occasione ai semi, essendo sempre molto idratato, di poter germinare e ottenere nuove piante carnivore. Vediamo insieme che cos'è lo sfagno in questo video dedicato a lui e alle piante carnivore. Ecco, lo sfagno è questo muschio che potete vedere. Questo qui è un vaso in cui ho adagiato dello sfagno e si è riprodotto, ha colonizzato completamente il vaso. Questo è il mio vaso di Drosera rotundifolia, ci sono degli esemplari di Drosera rotundifolia qui, ce ne sono altri che stanno nascendo qui e dovrebbe esserci anche qualche esemplare di Drosera intermedia. In più all'interno dello sfagno ho sistemato una pogonia, questa orchidea che non vedo l'ora di vedere in fioritura, non l'ho mai avuta, me l'ha regalata il mio amico Luca, grazie Luca come sempre, e vediamo, aspettiamo la fioritura della pogonia anche quest'anno su questo tappeto di sfagno. Lo sfagno è questo muschio particolarmente umido, idratato, trattiene tantissima acqua all'interno dei suoi tessuti. Ad esempio, se io prendo un piccolo ramettino e lo spremo, vedremo scendere proprio delle gocce d'acqua, è sempre ben idratato ed è quello che crea poi in questi ambienti naturali la torba. La torba acida di sfagno che noi acquistiamo per poter coltivare le piante carnivore arriva proprio da questo muschio che è fantastico e acidifica particolarmente molto proprio la torba stessa, nel senso che si crea, quindi il tutto diventa un ambiente molto acido. Questo non vuol dire che può andare bene per tutte le piante carnivore. Sconsigliato invece per quelle che vogliono un terreno basico, perché lui tende ad acidificare tantissimo il terreno e quindi è sconsigliato ad esempio per alcuni tipi di pinguicula, soprattutto ad esempio quelle di origine, se non sbaglio, messicane, e molte pinguicule che gradiscono un terreno calcareo. Lo sfagno è un'ottima copertura per il terreno di coltivazione della Darlingtonia californica. Per quale motivo? Perché se noi coltiviamo Darlingtonia californica sulla torba e la torba è esposta alla luce del sole, essendo di colore scuro, tende a riscaldarsi particolarmente e la Darlingtonia non sopporta assolutamente un riscaldamento del substrato. Mettendo dello sfagno al di sopra del terreno, lo sfagno crea questo grosso cuscino proprio idratato e fresco e all'interno la torba si mantiene ad una temperatura accettabile per la Darlingtonia californica. Vedete che lo sfagno con la Darlingtonia californica fa un bel lavoro proprio di protezione della pianta stessa. Come si può vedere qui, la Darlingtonia cresce in diversi punti. Ricordiamoci però che lo sfagno tende a crescere molto, a creare questi cuscini molto ampi e tende a sommergere un pochettino la Darlingtonia. E ancora facciamo attenzione perché man mano che il cuscino di sfagno cresce perché è in ottime condizioni di coltivazione, automaticamente la Darlingtonia con i nuovi getti seguono la crescita dello sfagno e quindi c'è la possibilità poi di avere delle nuove crescite ad un'altezza superiore a quella del vaso, più esposta al calore del sole che batte direttamente nello sfagno, e quindi se ci dimentichiamo di avere una buona idratazione del vaso rischiamo che lo sfagno si riscalda particolarmente e questi nuovi getti che hanno accompagnato la crescita dello sfagno in altezza si trovano ad avere poi una temperatura del substrato troppo elevata e rischiano poi di morire. Quindi attenzione, sfagno sì per la Darlingtonia, ma seguiamolo nella sua crescita e facciamo in modo che la pianta non si spinga troppo verso l'alto al di fuori del vaso di coltivazione, altrimenti veramente soffre poi di calore che la Darlingtonia californica non sopporta.
Per le drosere invece è un ottimo elemento anche di decorazione estetica del vaso, perché guardate questa rotundifolia che bella, tutta rossa con lo sfagno verde, è fantastica. Facciamo attenzione però che non tutte le drosere sono di grandi dimensioni e lo sfagno tende a crescere veramente velocemente in altezza e tende a soffocare poi le piante all'interno. Quindi teniamolo controllato, stacchiamone sempre qualche pezzo che lo riutilizziamo per qualche altra pianta e facciamo in modo che lo sfagno non sommerga mai completamente le piante, perché a volte io ho perso proprio delle drosere rotundifolia perché non ricevevano più la luce solare, erano infilate all'interno dello sfagno e non si sviluppavano più bene, e quindi teniamo sempre il vaso un pochettino libero. Io qui dopo dovrò fare un po' di pulizia, togliere delle teste di sfagno che possiamo prelevare in questo modo e depositare in un contenitore che vi faccio vedere dopo, dove si può creare una sfagniera che è molto interessante per avere sempre dello sfagno a disposizione. Quindi ottimo con le drosere, ma controlliamolo in modo che lo sfagno non sommerga totalmente le piante. Anche con Cephalotus follicularis lo sfagno potrebbe essere un buon elemento da sistemare intorno per creare un cuscino bello verde, eccetera. E il Cephalotus apprezza anche lo sfagno, perché no? Io non lo uso per il semplice fatto, come dicevo e come ho detto spesso in questo video, che lo sfagno cresce molto poi in altezza creando dei cuscini. Il Cephalotus follicularis è una pianta che soffre tantissimo di mancanza di circolazione d'aria all'interno di questa folto gruppo di ascidi e foglie che si creano, perché è sempre molto compatta come pianta, e quindi se rimane troppa umidità all'interno si creano dei funghi che fanno poi l'oidio, se non sbaglio, che fa poi marcire gran parte della pianta, se non tutta la pianta. Allora io non lo sistemo lo sfagno intorno al Cephalotus, proprio per permettere una grande circolazione di aria all'interno proprio della pianta stessa e scongiurare così il pericolo dell'oidio, che è veramente una minaccia importantissima. E siccome non mi piace usare sostanze chimiche nel mio giardino, evito così di usare dei prodotti chimici per combattere l'oidio, semplicemente evitando di circondare la pianta con un qualcosa che toglie la circolazione d'aria. Lo sfagno può essere utilizzato anche su saracenie. Questa è una saracenia psittacina, potete vedere ne ho diversi esemplari, alcuni stanno arrivando anche in fioritura. Perché qui c'è lo sfagno? Perché può andare bene anche per le saracenie, ma non è molto consigliato per la saracenia, e vi spiego il perché. Ho preso questa informazione tramite un sito di Antonio Ghiazzi, in cui diceva che la saracenia non sopporta molto questi sbalzi di pH all'interno del terreno, quindi gli piace più una stabilità nel corso del tempo durante il suo sviluppo. Lo sfagno, man mano che cresce, tende ad acidificare sempre di più il substrato e quindi può creare dei problemi alle radici delle saracenie. Io in saracenia l'ho sempre utilizzato lo sfagno per una questione estetica, perché mi piace vedere crescere la pianta, però ho deciso di provare quest'anno ad eliminare lo sfagno in tutti i vasetti di saracenia, proprio per vedere come si comporta la pianta e se cresce veramente meglio, perché ho notato che alcune piante di saracenia in cui c'era dello sfagno non sono mai cresciute bene, alcune avevano queste foglie contorte, non ben sviluppate, e quindi non vorrei che sia proprio un problema di sfagno. Qui invece lo sfagno lo lascerò, perché noto che la saracenia psittacina è abbastanza robusta e mi piace molto questo contrasto tra il rosso della saracenia e il verde dello sfagno. Mamma mia quante api che sono arrivate qua, ho paura di essere un punto, però se mi muovo lentamente le api non si sentono minacciate e quindi in teoria non dovrei essere punto da questi meravigliosi insetti. E come vedete le api arrivano sullo sfagno anche per abbeverarsi. Questo può essere una fonte di acqua anche se abbiamo delle api che girano nel giardino, quindi lo sfagno è un qualcosa di anche molto importante in natura. In più potete vedere drosera rotundifolia. Diciamo che io molte volte coltivo lo sfagno, come ad esempio in questa vasca insieme alle saracenie, per avere dello sfagno a disposizione da raccogliere. Ho creato una sfagniera, adesso ve la faccio vedere, ma è stata danneggiata perché la sfagniera all'esterno è un qualcosa di miracoloso, perché otteniamo veramente tanto sfagno, ma il problema sono degli animali che lo tirano fuori per farsi nidi, e sono gli uccelli. Adesso vediamo la mia sfagniera che ha avuto un incidente con dei merli che sono entrati e si sono portati via gran parte dello sfagno.
Ecco qui la sfagniera, avevo creato una bellissima sfagniera con tante teste di sfagno che si stavano sviluppando e niente, sono arrivati merli, cornacchie e non so quale altro uccello a prendersi proprio mucchi di muschio e portarselo via. Guardate qui, hanno fatto un disastro. Qui c'è una pogonia che mi è stata anche regalata, che sistemerò ancora qui, e niente, adesso devo fare una struttura in cui gli uccelli non possono entrare, altrimenti qui veramente mi portano via tutto. Infatti mi chiedevo perché trovavo sempre lo sfagno buttato fuori dal contenitore e poi ho scoperto che sono i merli che vengono qui o altri tipi di uccelli e se lo portano via. Ho sistemato anche questa rete nera per ombreggiarlo un pochettino, perché al sole anche d'estate lo sfagno patisce, quindi proteggiamolo con un qualcosa che gli dia una leggera ombra, ma leggera, perché comunque ha bisogno di luce, di essere illuminato. E c'è anche da dire che, scusate, io salvo sempre gli animali che vedo in difficoltà, ho diverse pozze d'acqua qui tra vase, vasetti, loto e piante carnivore. Quando vedo degli insetti che annaspano nell'acqua a me viene sempre voglia di salvarli, mi fanno tanta pena. Cosa stavo dicendo? Niente, che costruirò questa struttura per evitare che gli uccelli vengano a prendere lo sfagno. Per costruire una sfagniera basta un contenitore di questo tipo, di plastica, in cui viene inserita della torba alla base, riempito di acqua. L'acqua deve essere a livello proprio della torba inizialmente, si sistemano le teste di sfagno e si tiene sempre idratato con una buona percentuale di acqua piovana. Pian piano che lo sfagno si sviluppa si può aumentare il livello dell'acqua inserendo sempre altre teste di sfagno, e così otteniamo veramente un bellissimo tappeto verde da cui possiamo raccoglierlo. Questo è molto importante perché ci facciamo noi un'autoproduzione di sfagno. Lo sfagno è regolamentato per legge, nel senso la raccolta non si può raccogliere in natura, è un qualcosa che è protetto, e quindi per andare a raccogliere sfagno in natura possiamo farci una sfagniera e ce lo coltiviamo noi e abbiamo tutto lo sfagno di cui abbiamo bisogno per coltivare le nostre piante carnivore. Lo sfagno può essere utilizzato anche per coltivare le nepenthes. Le nepenthes occupano tanto spazio sul vaso, molto spesso fanno sì che il vaso non si vede neanche più, quindi è inutile la questione estetica. Magari in un vasetto piccolo con una piccola pianta può essere bella vederla circondata da sfagno. Lo sfagno più che altro in nepenthes si utilizza per creare il substrato di coltivazione. Io quello che faccio sempre in questi vasi dove coltivo le nepenthes è creare un substrato composto da bark, corteccia di pino sminuzzata, io la taglio ancora a volte in pezzi un po' più piccoli, perlite e una percentuale di sfagno all'interno, così si crea un qualcosa di arieggiato anche, che le nepenthes gradiscono molto. E quindi lo sfagno viene utilizzato per le nepenthes soprattutto per quello che riguarda la composizione proprio del terriccio di coltivazione. Questa è una nepenthes miranda, non vedo l'ora che parte con lo sviluppo degli ascidi, che non vedo l'ora di vedere perché sono sempre spettacolari. Come ultima pianta, per parlare di sfagno, non ce l'ho più, purtroppo quest'anno ha patito tantissimo la mia elianfora Nutans per eterodoxa, praticamente l'ho persa e ne sono veramente dispiaciuto. Ho fatto un errore madornale io, tenerla forse un po' troppo al freddo d'inverno e niente, è marcita completamente. E la cosa mi ha veramente rattristato. Forse riesco a salvarne una piccola porzione, vediamo, perché poi cresceva anche abbastanza velocemente, quindi se quella porzione si salva avrò poi entro la fine di quest'anno sicuramente già qualche trappolina. Per elianfora va bene anche lo sfagno, è un buon materiale da usare per la sua coltivazione. Penso di aver detto tutto riguardo il discorso dello sfagno e la coltivazione delle piante carnivore con questo muschio. Io ci tengo in conclusione del video a fare un ringraziamento perché molte di queste informazioni l'ho prese da un sito che è quello di Antonio Ghiazzi, metterò poi il link al di sotto di questo video di appuntamento in giardino. E Antonio, io ti ringrazio tantissimo perché volevo parlare dello sfagno, non sapevo bene come fare e tramite le tue informazioni ho proprio trovato ciò che cercavo, e quindi questo video è dedicato a te con questo grandissimo ringraziamento, e ti mando anche un grandissimo abbraccio. Ciao a tutti e ci vediamo presto ad un prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!